Vedete com'è partita sfrizionando l'auto a missile? Ragazzi, in che cosa fa bene questo paddle shifter della Fanatec che si può montare sui volanti V2 o V2,5? A parte la sensazione di avere una cambiata più solida, più veritiera con questi magneti rispetto a V2, perché magari V3 già hanno implementato la cambiata col magnete. Vabbè, oltre ad aggiungere due, diciamo, paddle sulla cambiata, abbiamo la doppia frizione. Ed è proprio questa che fa la differenza. Infatti andiamo a vedere adesso come regolare il bite point, a cosa serve e quanto si è più performanti in partenza da fermo. Allora raga, per fare un test direi di andare a Branzacci, che c'è la partenza che è leggermente in salita, che secondo me potrebbe mettere in risalto questa differenza tra frizione e doppia frizione. Bisogna cambiare prima il selettore e metterlo su clutch bite point, andare ad assegnare il controllo della frizione e poi possiamo fare il test. Vediamo adesso. Ok, vedete? Allora raga, facciamo 3 test. Partenza con la frizione, diciamo, automatica del partenza, con solo una frizione che possiamo simulare quella a pedale. In realtà noi utilizzeremo una frizione sul volante, sulla palettina, e la partenza con la doppia frizione. Iniziamo con la prima partenza, che è quella con la frizione gestita da Air Factor 2. Pronti? Quindi mettiamo solo la prima al verde. Teniamo giù tutto. Ok, dai. Neanche troppo male. Seconda partenza la facciamo solo con una frizione. Quindi mettiamo prima. Vedete? È stato complicato trovare il punto preciso dove mollare la frizione per scattare al missile. E adesso passiamo alla terza partenza, che è quella col bite point. Io in questo caso l'ho sistemato al 40%. Quindi vediamo. Pronti? Prima. Molliamo la prima frizione. Molliamo la seconda. Partenza perfetta. Cosa si può migliorare? Bisogna andare a capire dov'è il bite point. Ovviamente su ogni auto vanno fatte delle prove di rilascio della prima frizione e andare a regolare qui dal volante il bite point. Per esempio in questo caso io ce l'ho a 45, lo metto ora a 50 e vedete che quando mollo la prima paletta sullo schermo la frizione mi rimane al 50%. Se volessi ancora aumentare questo valore, tengo tutte e due le palette del paddle shifter premute e giro la rotellina per aumentare questo valore. Proviamo al 60%, vedete? La barretta blu rimane a 60%. Quando mollo anche l'altra paletta va a 0. Quindi come funziona la doppia frizione? Quando si vanno a tenere tutte e due le palette tirate al 100%, ovviamente la frizione è totalmente staccata. Invece quando si va a sganciare solamente una delle due palette, la frizione va al bite point che abbiamo regolato, quindi al punto di mordente che noi abbiamo precedentemente regolato. Più questa regolazione è fine, e più riusciamo a sfruttare la sfrizionata per darci quello spunto iniziale che ci fa volare in pratica in partenza. Facciamo ancora qualche test con questa BTCC con un bite point di 45 su 100 stavolta. Vediamo se parte meglio. Pronti? Vedete com'è partita sfrizionando l'auto a missile? Mi sa che ho trovato proprio il bite point corretto, 45 su 100 su questa BTCC. Allora, riproviamo qui, doppia paletta premuta, prima, full gas, sganciamo solamente una paletta, l'autosfrizione parte a cannone, molliamo anche la seconda frizione, arrivata alla certa velocità, e si parte a missile. Raga, c'è veramente tanta differenza. Allora raga, vi faccio vedere a schermo sull'applicazione della Fanatec. Sul selettore al centro possiamo selezionare 4 modalità. Quella che ci interessa a noi si chiama Clutch Bite Point. Col Clutch Bite Point possiamo utilizzare le doppie frizioni per avere questa partenza, diciamo, a missile. Per intenderci come quella che fanno in Formula 1. Partenza con doppia frizione. Come si regola il bite point?
Molto semplicemente si tengono tutte e due le palettine gialle pigiate e diciamo con il rotaro di destra, quello che vedete lampeggiare, andiamo a regolare il clutch bite point. Dopo diverse prove abbiamo visto che sulla BMW BTCC il clutch bite point ottimale era 45, lo andiamo a mettere a 45 ovviamente prima della partenza. O altrimenti un paio di prove sulla griglia di partenza e si trova facilmente. Secondo me saranno di solito sui 30 e 50%. Come si usa l'abbiamo già visto. Griglia di partenza, si tengono tutte e due le frizioni 100%, si mette la prima marcia, si dà tutto il gas, al verde si sgancia la prima parte di frizione e vedete come la barra rimane al 45%, e nella seconda fase di partenza vado a mollare anche l'altra frizione, sempre tenendo giù tutto full gas, e l'auto riesce ad avere questa accelerazione, diciamo, sfrizionando, che lancia la macchina molto diciamo più rapidamente rispetto a una frizione gestita dal software o rispetto anche a una semplice frizione a pedale. Raga, ora la domanda che ci resta da sbrogliare è: questo Podium Advanced Shifter vale 180 euro più spese di spedizione? Allora, secondo me dà un tocco estetico spettacolare alla V2 o alla V2,5. Proprio cambia totalmente l'estetica del volante, quindi già solo per estetica, se uno è appassionato e vuole avere un tocco differente sul proprio volante, sì, li vale. Qualità dei materiali indiscutibile. Aggiunge questa sensazione di ingranare la marcia, no? E che vi restituisce questo feedback un pochino più rigido, più professionale, questa cambiata un pochino più veritiera sul volante. Sopra c'è ovviamente un'altra levetta che si può utilizzare per esempio come aumentare mappa motore, aumentare ABS, TC, push to pass, DRS, quindi aggiunge la possibilità di inserire nuovi comandi qui direttamente dietro in comodità vicino al cambio, e per la maggiore, in pratica, per come la vedo io, aggiunge la doppia frizione a questi volanti Fanatec V2 e V2,5 che io non sono riuscito a trovare da nessun'altra parte. Cioè, per me avere la doppia frizione e riuscire a partire bene vale il prezzo del biglietto, perché molto spesso, specialmente su Air Factor 2, chi parte con una frizione diciamo a pedale o chi fa una partenza delegata alla frizione del gioco stesso parte un pochino peggio rispetto a chi ovviamente riesce a dare il massimo con la doppia frizione. Quindi io vi ho detto la mia. Stabilite adesso voi e fatemi sapere se acquisterete questo Podium Advanced Paddle per il vostro Fanatec. Non dimenticatevi ragazzi di iscrivervi al canale e noi come sempre ci vediamo in pista.